Ciao e benvenuto su Globe IQ, il canale dove la curiosità incontra la scienza e dove cerchiamo di dare risposte semplici alle grandi domande dell'universo. Oggi affrontiamo un interrogativo che tutti ci siamo posti almeno una volta guardando il cielo notturno. Perché la Luna non cade sulla Terra? Ogni notte, da miliardi di anni, la Luna ci accompagna come una presenza silenziosa. La vediamo sorgere, tramontare, illuminarsi e oscurarsi, cambiare forma passando dalla sottile falce al disco pieno. Eppure rimane lì, sospesa. Ma se la gravità attrae ogni cosa verso il basso, non dovrebbe la Luna prima o poi precipitare sul nostro pianeta? La forza di gravità. Il primo a riflettere seriamente su questo mistero fu Isaac Newton nel XVII secolo. Secondo la sua legge di gravitazione universale, ogni corpo nell'universo attrae ogni altro corpo con una forza proporzionale alla massa e inversamente proporzionale al quadrato della distanza che li separa. Tradotto, la Terra esercita una forza di gravità sulla Luna e la Luna, a sua volta, esercita una forza di gravità sulla Terra. È lo stesso principio che fa cadere una mela dall'albero, ma su scala cosmica. La velocità orbitale. Se esiste questa attrazione, perché la Luna non cade? La risposta è nella sua velocità orbitale. La Luna si muove attorno alla Terra a circa 3600 km all'ora. Immagina di lanciare una palla. Se la lanci piano, cade subito. Se la lanci più forte, atterrerà più lontano. Se però riuscissi a lanciarla così forte da farle fare il giro completo della Terra, la palla continuerebbe a cadere verso il nostro pianeta, ma mancherebbe sempre il suolo. Questo è esattamente ciò che accade alla Luna. Cade costantemente verso la Terra, ma la sua velocità la fa mancare ogni volta l'impatto. Equilibrio di forze. La Luna rimane dunque in orbita grazie a un equilibrio tra due fattori. La gravità, che la tira verso la Terra, la velocità tangenziale, che la spinge in avanti. È come se la Luna fosse legata a noi da una corda invisibile. La gravità è quella corda, la velocità è la sua corsa. Insieme creano un moto orbitale stabile. Centripeta e centrifuga. A volte si sente dire che la Luna non cade perché c'è la forza centrifuga. In realtà la forza centrifuga non esiste come forza reale, è solo un effetto percepito. La forza vera è la centripeta, diretta verso il centro della Terra. È questa a mantenere la Luna sulla sua orbita curva. Un esempio quotidiano. Pensa a quando fai girare un sasso legato a una cordicella. Il sasso tende ad allontanarsi, ma la corda lo trattiene. Se lasci la corda, il sasso vola via in linea retta. La Luna è come quel sasso. La Terra è la mano che tiene la corda invisibile della gravità. La differenza è che, mentre un sasso prima o poi si ferma, la Luna non trova attrito nello spazio e quindi continua il suo giro da miliardi di anni. Satelliti artificiali. Lo stesso principio vale per i satelliti che inviamo nello spazio. La NASA o l'ESA, quando lanciano un satellite, devono calcolare con estrema precisione la velocità di inserimento in orbita. Se è troppo lento, cade sulla Terra. Se è troppo veloce, sfugge nello spazio. Se è alla velocità giusta, resta in orbita, proprio come la Luna. Un equilibrio non banale. Questo equilibrio è estremamente delicato. Piccole variazioni nella velocità o nella distanza potrebbero cambiare drasticamente l'orbita della Luna. Ed è proprio questa precisione naturale che rende il fenomeno che la Luna non cade, possiamo chiederci: questo equilibrio durerà per sempre? La Luna si allontana. La risposta sorprendente è no. La Luna si sta lentamente allontanando dalla Terra, circa 3,8 cm all'anno. Questo fenomeno è stato misurato con estrema precisione grazie ai riflettori installati dagli astronauti delle missioni Apollo. Puntando un raggio laser verso quei pannelli, possiamo calcolare la distanza della Luna con un margine di errore di pochi millimetri. Ma perché si allontana? La causa principale sono le maree. La gravità della Luna genera le maree terrestri, ma queste a loro volta esercitano una piccola spinta di ritorno,
trasferendo energia alla Luna e facendola allontanare. Un processo lunghissimo. Non dobbiamo preoccuparci, questo processo è lentissimo. Ci vorranno miliardi di anni prima che la Luna si allontani abbastanza da modificare in modo drammatico la vita sulla Terra. Ma scientificamente è affascinante sapere che il nostro satellite non è statico, si sta muovendo e il suo destino non è eterno. Il ruolo della Luna per la Terra. Oltre a regalarci la sua luce notturna e i suoi cicli poetici, la Luna svolge un compito fondamentale. Stabilizza l'asse di rotazione terrestre. Senza la Luna, l'inclinazione della Terra oscillerebbe molto di più, causando cambiamenti climatici estremi e rendendo la vita meno stabile. In altre parole, senza la Luna, forse la civiltà come la conosciamo non si sarebbe sviluppata. Curiosità storica. Un tempo anche Newton si chiedeva cosa sarebbe accaduto se la Luna smettesse di muoversi. La sua intuizione fu geniale. Cadrebbe immediatamente sulla Terra. Da lì nacque il famoso pensiero della mela che cade dall'albero, lo stesso che lo portò a formulare la legge di gravitazione universale. Dunque, perché la Luna non cade sulla Terra? Perché è in un equilibrio dinamico tra la gravità e la sua velocità orbitale. Cade costantemente, ma manca sempre il bersaglio. E mentre continua a girarci intorno, regala stabilità al nostro pianeta, regola le maree e illumina le nostre notti. La prossima volta che alzerai lo sguardo al cielo, ricordati. La Luna non è ferma lì per magia, ma grazie a un gioco perfetto di forze invisibili. Questo era un nuovo episodio di Glob IQ. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, scrivi un commento con le tue curiosità e iscriviti al canale per non perdere altri viaggi nella scienza e nella conoscenza.